7 dicembre è una data che nella storia presenta diverse occasioni topiche. Pensiamo alla decapitazione di Marco Tullio Cicerone che avvenne il 43 a.C., proprio il giorno del 7 dicembre, almeno secondo il nostro calendario attuale. Oppure pensiamo ai martiri di Belfiore, i patrioti che vengono impiccati fuori Mantova dopo i moti rivoluzionari. Esattamente avvenne l'impiccagione sempre il 7 dicembre del 1852, ma chiaramente il 7 dicembre, un po' per antonomasia, è il giorno dell'infamia. Si identifica la data del 7 dicembre con l'anno 1941, l'attacco di Pearl Harbor, l'attacco che fece svegliare il gigante, secondo una frase attribuita, ma in realtà mai pronunciata, dall'ammiraglio Isoroku Yamamoto, ma anche il giorno in cui gli Stati Uniti d'America vennero colpiti a tradimento e soprattutto decisero di rompere gli indugi, di entrare nella seconda guerra mondiale e da quel momento prendersi anche un ruolo da assoluto protagonista sulla scena non solo militare, ma anche politica del nostro globo. Noi del canale Dentro la Storia abbiamo deciso di dedicare a questo evento una miniserie, come abbiamo già fatto col feldmaresciallo Erwin Rommel, come abbiamo già fatto con la famiglia Kennedy. È un nostro approfondimento che spero piaccia a tutti quanti voi, nostri follower. Cominciamo con il primo capitolo, che potremmo definirlo le origini. Come si è arrivati a Pearl Harbor? Perché ok, tutti quanti dicono va bene Pearl Harbor, l'attacco aeronavale giapponese alla flotta all'ancora, ignara o quasi del pericolo, mentre a Washington venivano rotte le trattative, tra l'altro con un errore di calcolo nei fusi orari, tanto che l'attacco iniziò prima che venisse consegnata la dichiarazione di guerra. Pearl Harbor nasce molto prima. Pearl Harbor potremmo addirittura azzardare che sia nata con la restaurazione Meiji a fine Ottocento, quando il Giappone divenne, o meglio scelse di diventare una potenza mondiale di stampo occidentale, abbandonando i vecchi costumi feudali, abbandonando un sistema di potere e un sistema sociale che erano consolidati ma che erano ormai superati rispetto alle esigenze del mondo moderno. Ma meglio ancora, potremmo dire che Pearl Harbor getta le proprie radici nel 1922, cioè 19 anni prima del giorno dell'infamia. Cosa accade nel 1922? Beh, tra i vari avvenimenti, ce ne sono veramente tanti, c'è una conferenza che si tiene a Washington, una conferenza navale che è tesa al, se non al disarmo, comunque a limitare la corsa agli armamenti, perché in fondo la Grande Guerra, il primo conflitto mondiale, non era scoppiato esclusivamente per le pistolettate di Sarajevo, per i colpi di Gavrilo Princip contro l'erede al trono d'Austria e la sua consorte. Quello è stato il casus belli. In realtà c'era un insieme di fattori di attrito, compresa una corsa agli armamenti navali. Una corsa che era iniziata anni prima con il varo della HMS Dreadnought, la prima corazzata monocalibro al mondo, e che aveva visto pian piano tutte le grandi potenze mondiali o aspiranti tali anche in Sud America, dotarsi di armi di ultimissima generazione, appunto le corazzate monocalibro. Ma la vera corsa agli armamenti e il vero scontro frontale era stato tra la Gran Bretagna e la Royal Navy, che tradizionalmente costituiva il nervo del potere inglese, e la Germania imperiale, che tramite il suo ministro per la Marina, von Tirpitz, aveva deciso di sfidare apertamente il predominio inglese, con la realizzazione della Oxley-Flotte. Questo scontro avrebbe portato ovviamente anche alla guerra mondiale, ovviamente a delle battaglie navali, la più famosa delle quali è lo Jutland, forse la più grande battaglia navale tra forze armate di corazzate incrociatori da battaglia e quindi basata sull'artiglieria, e successivamente alla decisione di smantellare alla fine della guerra la grande flotta del Kaiser, flotta che si sarebbe autoaffondata a Scapa Flow per non sottostare alle clausole
di Versailles. E il Giappone? Il Giappone, prima dello scoppio della guerra in Europa, già nel 1904-1905 aveva sfidato apertamente una potenza europea, la Russia, in una campagna, la campagna di Manciuria, che aveva portato a due scontri decisivi e frontali, uno terrestre a Mukden e un altro navale a Tsushima, qualche anno prima che la Dreadnought vedesse il mare aperto e quando ancora le corazzate policalibro rappresentavano il grosso delle flotte mondiali. Ebbene, la vittoria giapponese terrestre, ma ancora di più quella navale, spianò la strada a quello che venne chiamato l'imperialismo giapponese. Il Giappone vide nella propria corsa alla modernità la necessità di diventare una potenza di stampo europeo. E siccome gli europei in quel periodo colonizzavano principalmente l'Africa, ma avevano anche colonie o mandati fiduciari in Oriente ed Estremo Oriente, ebbene, il Giappone si era posto l'obiettivo di diventare a sua volta una potenza. E lo aveva fatto ricorrendo a un esercito sempre più moderno e a una marina sempre più forte, con navi inizialmente ordinate, progettate e realizzate in Inghilterra e poi progettate e costruite in patria. Nasce lì il germe dell'imperialismo giapponese, della volontà di una grande Asia sotto il dominio del Mikado. Nel 1922, conferenza navale di Washington, si cerca di porre un freno a tutto questo. Messa al bando di nuove costruzioni per diversi anni, limite al calibro dell'artiglieria, ma anche al tonnellaggio delle grandi navi, e proporzioni tra le cinque flotte riconosciute come le più grandi al mondo in quel periodo. Gran Bretagna e Stati Uniti al top mondiale su un piano di sostanziale parità. Però anche qui potremmo vedere una scelta politica, perché d'altronde se la Gran Bretagna aveva necessità di una flotta numerosa per sorvegliare e garantire la sicurezza delle rotte commerciali che dalle tante colonie, quelle africane, ma anche quelle indiane e quelle nell'estremo oriente, portavano risorse preziose all'arcipelago inglese, ebbene gli Stati Uniti avevano sì ottenuto delle posizioni di forza in Centro America e in Estremo Oriente con la guerra ispanoamericana, ma non avevano tutta questa necessità di mantenere in forma stabile una flotta così potente. È il primo segno della volontà statunitense di avere un ruolo di primo piano in ambito mondiale. D'altronde l'appoggio degli Stati Uniti alle potenze dell'intesa era stato vitale, fondamentale per il successo nella Grande Guerra. Poco al di sotto di Gran Bretagna e Stati Uniti, il Giappone. Il Giappone cui viene riconosciuto un ruolo da potenza, cui viene riconosciuta l'aspirazione ad avere delle mire espansionistiche commerciali, non politiche, tantomeno militari, ma commerciali sì, e quindi anche la necessità di mantenere una flotta molto potente, però non tanto potente quanto Stati Uniti e Gran Bretagna. A un gradino ancora più sotto ci sono Francia e Italia. Francia anch'essa con un impero coloniale e l'Italia che è aspirante grande potenza. E anche questo sarà una decisione fortemente politica che sulla carta avvantaggerà l'Italia, che però non saprà approfittarne, e sarà uno smacco per i francesi, perché d'altronde l'Italia ha un impero coloniale molto più ridotto rispetto a quello dei transalpini e ha esigenze decisamente minori. Ma questa è un'altra storia. Torniamo al Giappone. Giappone che da quella conferenza navale esce con la consapevolezza di poter avere un ruolo ma anche di avere dei rivali. E quei rivali sono esattamente Stati Uniti e Gran Bretagna, presenti nell'area del Pacifico in vari modi. Gli Stati Uniti con, l'abbiamo detto, il protettorato sulle Filippine, ottenuto dopo la guerra ispanoamericana, con diverse basi a Guam, a Wake, a Midway e non solo. La Gran Bretagna con delle colonie importanti, Hong Kong, tanto per cominciare, la Malesia, Singapore, la Birmania, tutta la zona dell'India, gli stati dipendenti del Nepal e del Bhutan e poi le potenze del Commonwealth, cioè Australia e Nuova Zelanda. Sono queste due grandi potenze più la presenza olandese in zona a suscitare la preoccupazione degli strateghi giapponesi. Strateghi che tra l'altro trovano il loro primo obiettivo in un vicino geografico,
la Cina, perché allo sfaldamento del Celeste Impero all'inizio del Novecento segue un periodo turbolento, un periodo di una repubblica molto fragile, dei signori della guerra, e quello che una volta era un impero molto vasto si sfalda in varie zone. È facile dunque pensare che proprio questo sfaldamento, questa anarchia costante, stimoli l'appetito dell'impero giapponese, che infatti nel 1931 attacca quello che una volta era l'impero cinese e conquista la Manciuria, la grossa provincia settentrionale, ricchissima di materie prime e anche di fabbriche di ferrovie. Forse la provincia più ricca. È un colpo grosso per i giapponesi e un colpo basso per i cinesi. La Manciuria verrà poi ristrutturata in uno stato fantoccio con a capo un imperatore, Aishingoro Pui, l'ultimo imperatore della Cina, protagonista tanti anni fa di un bellissimo film pluripremiato agli Oscar. Ma non parliamo adesso di cinema, parliamo ancora di storia. L'aggressione alla Manciuria rappresenta il primo passo per il Giappone verso la nascita di quella grande Asia sotto dominio giapponese, una sfera di influenza esclusiva che però prima o poi andrà a pestare i piedi a qualcun altro. I primi cui vengono pestati i piedi sono i sovietici, tant'è vero che già all'indomani della conquista della Manciuria cominciano le prime frizioni con i sovietici. Frizioni che proseguiranno tra il 1937 e il 1939 con una guerra non dichiarata alla frontiera e che vedrà impegnate truppe regolari giapponesi e sovietiche e che si concluderà con una pace armata tra i due contendenti. Poi c'è la Cina che pur privata della Manciuria rappresenta ancora un ghiotto boccone, una Cina frammentata in tante realtà in conflitto tra loro. Nel 1937, sfruttando il pretesto degli incidenti del ponte Marco Polo, il Giappone interviene in Cina e avvia una campagna di conquista attraverso massacri continui. È una storia che fa orrore riletta oggi. Basterebbe pensare ai bombardamenti di Shanghai o allo stupro di Nanchino. Sono episodi molto bui che fanno luce su una pagina, quella del cosiddetto fascismo giapponese, veramente disgustosa per la storia umana. Quella pagina comunque provoca delle reazioni in Occidente, perché d'altronde l'Europa, per quanto preoccupata dall'espansionismo di un altro dittatore, Hitler, mantiene un faro acceso anche sull'Oriente e soprattutto gli Stati Uniti che chiedono più volte al Giappone di recedere da quella politica aggressiva continua e come mezzo di pressione nei confronti del Giappone. Gli Stati Uniti varano un piano sanzionatorio. Le sanzioni riguardano quei rifornimenti di materie prime e di altro materiale che sono necessarie al Giappone tanto per l'industria civile quanto per lo sforzo bellico. La benzina ad alto numero di ottani che serve all'aviazione, ma anche i rottami in ferro e altre materie prime. Questi sono gli obiettivi delle sanzioni che vengono decise dal presidente Franklin Delano Roosevelt in accordo col segretario di Stato Cordell Hull per limitare lo sforzo militare giapponese, per indurre i giapponesi a ripensarci, a fermarsi e a ridiscutere tutta quanta la politica della sfera del Pacifico. Il problema è che i giapponesi sono combattuti al loro interno. C'è un gabinetto di governo presieduto dal principe Konoe che media tra le varie anime, ma c'è soprattutto un'ala molto dura, rappresentata dal generale Tojo, che non vuole sentire ragioni. Il Giappone vuole il suo posto nel mondo, un posto da potenza dominante, un posto che può essere ottenuto solo attraverso conquiste militari e la creazione di un vasto impero coloniale, a spese chiaramente dei vicini. La mossa americana delle sanzioni viene vista come prima un'indebita interferenza e poi come un atto di guerra non dichiarata. Da quel momento in avanti, mentre il Giappone continua la propria campagna in Cina, per poi sforare nel Tonchino, ottenere attraverso il protocollo di Hanoi accesso all'Indocina francese sotto il controllo di Vichy, tanto da poter installare delle basi aeree e poter far transitare le proprie truppe dirette in Cina. Ebbene, il Giappone continua e continua la propria campagna. A quel punto gli Stati Uniti fanno ancora più pressioni e si giunge alla necessità di avviare delle trattative di stampo politico-diplomatico per evitare lo scontro frontale. Anche perché nel frattempo il Giappone ha deciso di aderire al patto tripartito, un'alleanza con l'asse, cioè con Berlino, cioè Hitler, e Roma, cioè Mussolini, e tutti i loro satelliti europei, che sono già in guerra. Il Giappone non intende, almeno per il momento, schierarsi militarmente al fianco dei suoi alleati politici.
preferisce prima definire la situazione vicino a casa. Con l'Unione Sovietica non c'è problema, c'è un patto di non belligeranza già sottoscritto nel 1939 che verrà rispettato fin quasi alla fine, fino all'agosto del 1945. Verrà rotto infatti solo dai sovietici dopo le esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki. Con gli anglo-americani la storia è diversa. Come abbiamo detto, le frizioni ci sono, c'è la necessità di trovare un punto di equilibrio, ma il punto di equilibrio non si trova. Anche perché a un certo punto, a Tokyo, di fronte alle pressioni sempre più pesanti dell'esercito e della marina, il principe Konoe rassegna le dimissioni. Al suo posto si insedia Hideki Tojo ed è lui a dare il via libera a un piano che era stato studiato già in precedenza dalla Marina Imperiale, da un ufficiale, Minoru Genda, che aveva già pensato come diminuire o azzerare la potenza militare statunitense e anche britannica in zona e che da quel momento ha via libera per attuare il suo piano. Ma di questo parleremo nella prossima puntata della nostra miniserie dedicata a Pearl Harbor.